Ciao a tutti e bentornati sul canale. Come vedete dalla telecamera sono allo stand TCL ILIFA Berlino 2025. Sono partito proprio dal reparto frigo visto che siamo in estate, ma anche perché vi volevo mostrare una cosa molto interessante. TCL è proprio il partner ufficiale delle prossime Olimpiadi invernali Milano Cortina 2026. Guardate ragazzi che TV bestione ho alle mie spalle, è il TV di punta del brand TCL 163 pollici. Guardate anche i colori e la tecnologia micro LED che è stata introdotta su questo modello. Ha più di 24 milioni di colore e 10.000 nits di luminosità. Ma adesso vi voglio far vedere una chicca da vicino molto interessante di questo modello, perché il display non è un pezzo unico, ma come vedete da queste righe che si vedono quando lo schermo è nero, è formato da tanti pannelli che però non interferiscono durante la visione del televisore, perché durante la riproduzione non si vedono assolutamente le linee dei pannelli, per cui è una tecnologia che mi ha lasciato letteralmente senza parole, che gli permette di poter creare schermi sempre più grandi. E qua siamo arrivati a 163 pollici. Mai avrei pensato di poter vedere dal vivo un TV di queste dimensioni, sembra di essere veramente al cinema. E tra l'altro la tecnologia micro LED permette di avere neri molto più opachi e soprattutto che non vengono influenzati dai colori circostanti, perfetti in ogni situazione, e infatti non si vedono assolutamente riflessi nonostante siamo in una stanza molto luminosa. E oltre a non portare riflessi ha un altro vantaggio che per me è fondamentale nell'acquisto di un televisore, ossia ricercare uno schermo che oltre ad avere un'altissima qualità non affatichi la vista, perché dal mio punto di vista entrambe le caratteristiche sono importanti e TCL non le ha solo approfondite sui televisori ma anche sui cellulari. Infatti l'ultimo modello lanciato in casa TCL, il bellissimo Nextpaper 60 Ultra, ha proprio questa caratteristica di non affaticare la vista anche durante un utilizzo prolungato. Si vede anche dalla telecamera come abbia una luminosità non impattante e anche un ottimo feel nell'utilizzo con una mano sola. Vi voglio far vedere anche un po' il case. Adoro tantissimo questo stile minimalista e tra l'altro è presente in tantissime colorazioni. Guardate anche le dimensioni che sono veramente tanta roba, sottilissimo. È dotato di 12 GB di base più 12 virtuali per un totale di 24 GB di RAM. Come memoria potete scegliere tra due versioni, 256 GB e anche da 512 GB. E anche lo schermo è veramente enorme perché abbiamo un display in Full HD Plus da 7,2 pollici. Abbiamo una doppia telecamera posteriore da 50 megapixel con cui ci permette di scattare delle foto e soprattutto di registrare dei video da urlo, perché è anche dotato della stabilizzazione OIS. Ma non è tutto, perché nonostante già lo schermo di base previene l'affaticamento vista, anche durante un utilizzo prolungato ci sono delle modalità aggiuntive e per attivarlo vi basterà scorrere questo tastino laterale. Tre modalità con tre funzioni differenti. Max Ink Mode, che trasforma il cellulare in un vero e proprio ebook in cui non avrete nessuna notifica, per cui vi potrete concentrare nella lettura preservando ulteriormente la batteria. La modalità di mezzo Ink Paper Mode è un simile a quella che abbiamo appena visto, con la differenza che le notifiche e alcune funzioni rimangono comunque attive. Infatti potete controllare tutte le funzioni e monitorare sia le notifiche che i messaggi che vi arriveranno. E l'ultima modalità, che è quella colori, che adesso andiamo ad attivare, perché qua i colori sono appena accennati, la trovo una modalità molto utile ad esempio per leggere fumetti a colori. Avrete i vantaggi del non affaticamento della vista ma senza rinunciare ai colori. Guardate anche la differenza di riflesso. Questo è un telefono normale, si vede perfettamente il riflesso del LED direttamente nello schermo, lo sto indicando con la mano, e guardate invece su questo TCL come invece il riflesso del LED non appare sopra il display di questo cellulare. Vantaggio che si può notare anche in una netta diminuzione del flickering. Vi fornisco anche qualche dato tecnico, perché questo cellulare riesce a diminuire quella fastidiosa luce blu fino al 3,41%. Infatti, come vedete dalle immagini, non è solo uno smartphone ma è un dispositivo 2 in 1, sia cellulare ma anche lettore digitale. Non ha difficoltà di visione anche per chi ha degli occhiali con la lente polarizzata. Consiglio questo cellulare per tutte le persone, non solo per chi è un lettore, perché avere un cellulare che affatica poco la vista credo che sia il desiderio di tutte le persone, anche perché ormai nella società di oggi stiamo veramente tantissime ore davanti ai terminali, che siano monitor per lavoro, TV da stare in casa o anche cellulari, così potrete vedere film e serie TV non affaticati e sempre senza interferenze. Vi mostro anche brevemente la nuova linea degli smartwatch della TCL, hanno veramente uno stile minimalista che mi piace, tantissimi colori e tra l'altro sono anche impermeabili come
come si vede da questo bellissimo test. Altra novità di questo 2025 in casa TCL è l'introduzione di tantissimi modelli di occhiali a realtà aumentata. I due modelli di punta sono il Ray Neo Air 3S Pro, che è il modello che viene utilizzato e consigliato per guardare i film o le serie TV. Il peso devo dire che è molto ridotto, come si vede anche dalla montatura. Questo invece è il secondo modello, chiamato Ray Neo X3 Pro, progettato per poter scattare foto e registrare video direttamente dagli occhiali. Infatti, come vedete, all'interno della montatura è presente una telecamera ed è anche il più piccolo motore ottico al mondo presente attualmente sul mercato. Solo 76 grammi di peso, dotato di intelligenza artificiale, e questo modello è consigliato per avere una telecamera aggiuntiva, scattare foto e video, per avere sempre la possibilità di immortalare i momenti migliori della vostra giornata, ed è anche compatibile con i comandi vocali. Datemi solo un attimo, perché è veramente un'esperienza che vi consiglio di fare almeno una volta nella vita, e vi posso dire che hanno una definizione di altissimo livello grazie ai 1200 nits di luminosità, e oltre all'utilizzo tramite vocale li potrete anche regolare direttamente da questo touch presente ai lati della montatura. Altra cosa molto interessante è la velocità di attivazione automatica. In un solo secondo dopo che li avrete indossati si attiverà lo schermo e appena li toglierete andranno in maniera automatica in stand-by, risparmiando così tantissima batteria durante l'utilizzo. Sto facendo anche il test di questi Air 3S Pro, sembra di essere davanti a un proiettore, praticamente è come avere a casa un cinema IMAX da ben 201 pollici. Non mi aspettavo un'ampiezza di questo tipo, e anche per quanto riguarda la velocità di connessione e la navigazione è veramente ultra rapida, e seguendo sempre la linea guida TCL anche questi occhiali a realtà aumentata non affaticano per niente la vista. Spero che il tour di questo stand della TCL vi sia piaciuto. Se avete qualsiasi domanda scrivetela nei commenti, lasciate un bel like e iscrivetevi al canale, e come sempre vi do appuntamento al prossimo video. Ciao!